Cacciatore di taglie, e se vi dicessi che il Rostro di Corvo è il vero antagonista dietro tutti i Metroid 2D? Sicuramente penserete, e come se prima di Dread il Rostro di Corvo neanche esisteva? Seguitemi fino in fondo e sarà tutto più chiaro. Benvenuti, io sono Spark e noi siamo Ciosopedia, la community italiana dedicata a Metroid. Oggi vi voglio parlare di questa folle teoria della quale, sarò sincero, sono sempre più convinto. Prima di iniziare però voglio ringraziare Cap Richard di Nintendon che durante una vecchia live di opinioni post Metroid Dread mi aveva dato qualche input a riguardo, con qualche idea di quelle che vi presenterò a breve. Quindi ecco, un grande ringraziamento, mi raccomando date un'occhiata al sito di nintendon.it perché è pieno di contenuti interessanti scritti da appassionatissimi Nintendo e c'è anche qualche mio articolo. Ma veniamo a noi. Il Rostro di Corvo è il nuovo antagonista introdotto nel recente Metroid Dread. Oddio, recente, sono già passati 3 anni e mezzo. Nonché il primo Chozo in carne ed ossa che Samus incontra nei giochi della serie. L'enigmatico corvo alieno non accoglie Samus molto calorosamente, in quanto ha un piano ben preciso: risvegliare il DNA Metroid presente nella cacciatrice di taglie, per poter creare un esercito di bioarmi con il suo materiale genetico. Ed è qui che vorrei farvi notare una cosa. Lui sa benissimo che Samus ha DNA Metroid nel suo corpo. Alla fine di Dread scopriamo che Rostro di Corvo è uno dei donatori di DNA Chozo di Samus, quindi è comprensibile che abbia sempre tenuto d'occhio la ragazza per tutto questo tempo, dunque per tutta la serie. Da qui in poi darò quindi per scontato che il capo dei Maukin sia al corrente delle vicende di Samus nei 5 giochi 2D della serie, ma entriamo nel dettaglio. Ripercorriamo la storia dei giochi. Nella missione 0, Samus Aran si reca su Zebes per annientare i pirati spaziali, che hanno conquistato il pianeta grazie al tradimento di Mother Brain, la quale ha permesso ai pirati di invadere Zebes, condannando a morte i Chozo che hanno cresciuto Samus. Su ZDR, pianeta di Metroid Dread, nella regione di Ferenia è possibile vedere degli affreschi in cui sono ritratti i Chozo guerrieri di Rostro di Corvo, che sconfiggono o soggiogano i pirati zebesiani. Notare che c'è anche Mother Brain nell'affresco. E se invece i pirati avessero invaso Zebes sotto ordine di Rostro di Corvo? Forse il suo scopo era creare un centro di ricerca dove clonare i Metroid che vengono sottratti agli umani dagli stessi zebesiani. Forse voleva in qualche modo togliere qualcosa di caro a Samus, come la sua famiglia Chozo, per fortificare il suo spirito, o qualcosa di simile, davvero patrigno psicopatico quale è? Ma è solo un affresco, tra l'altro vagamente visibile nello sfondo di Dread, anzi probabilmente non l'avrete neanche notato come io non lo avevo notato durante le mie partite a Dread. Come si può dire con certezza? Cari miei, siamo solo all'inizio. Su ZDR, infatti, vediamo Kraid, catturato dai Maukin e tenuto prigioniero. E se quel Kraid fosse il vero Kraid, che viene fatto riprodurre o clonare da Rostro di Corvo? Potrebbero quindi aver fornito al loro esercito di pirati spaziali zebesiani, già sottomessi, una formidabile bioarma, che guarda a caso fa da guardia a Mother Brain. Quindi, sia il Kraid di Zero Mission che quello di Super Metroid potrebbero essere dei cloni o figli del Kraid di ZDR, senza contare che esiste pure un mini Kraid, che rafforza l'idea della riproduzione. E se il vostro cervello sta esplodendo, ricomponetelo, perché c'è altro. Dopo la missione 0, infatti, senza contare gli eventi dei Metroid Prime perché comunque non sono influenti ai fini di questo video, Samus stermina i Metroid su SR388, mandando di fatto in fumo i piani di Rostro di Corvo di catturare e controllare le creature. La sua unica possibilità di ottenere il DNA è quindi il piccolo di Metroid che Samus risparmia alla fine del secondo gioco. Non voglio teorizzare sulla possibilità che il rapimento da parte di Ridley del Baby Metroid sia un suo ordine, e quindi anche la ricostruzione della fortezza di Zebes. Ma se diamo per vere le info precedenti, in realtà è probabile. Il nuovo corpo di Mother Brain del finale di Super Metroid sembra essere di fattura Chozo. È possibile che i pirati lo abbiano creato a partire da progetti rubati, ma non è da escludere la possibilità che arrivi direttamente dalle mani di Rostro di Corvo, o meglio, Manto di Quiete, che sta eseguendo i suoi ordini. In Dread infatti lo scienziato Thoa ha condotto diversi esperimenti di bioingegneria sulla fauna di ZDR, tra cui il fatidico boss, l'esperimento Z57.
Comunque va male anche stavolta. Samus elimina tutti i Metroid clonati, il piccolo muore a causa di una Mother Brain incontrollabile, Zebes esplode. I Metroid sono estinti. E se finora non vi ho convinti, ho un'ultima cosina che secondo me vi farà un attimino riflettere. Infatti, in Metroid Fusion arriva l'ultimo indizio, quando Samus viene infettata dai parassiti X. Per salvarla, la Federazione Galattica sviluppa in fretta e furia un vaccino a base di cellule di Metroid, i principali predatori di X. Ma come? Il filmato iniziale di Fusion dice «Poi qualcuno trovò una cura». E se l'informazione su come salvare Samus fosse arrivata proprio da Rostro di Corvo? D'altronde gli umani non avevano mai conosciuto gli X prima di allora, altrimenti non avrebbero mai sterminato i Metroid. Certo, potrebbero averlo ipotizzato dopo l'improvvisa apparizione degli X dopo il genocidio dei Metroid, ma la cura è stata sviluppata tempestivamente, troppo in fretta. Io credo che Rostro sapesse che la Federazione Galattica conservava delle cellule Metroid ottenute dal piccolo, ma forse non sapeva come impossessarsene senza rischiare una guerra con gli umani. La cosa migliore da fare era riporre quel materiale genetico nel posto più sicuro della galassia, sua figlia. Quando si dice unire l'utile al dilettevole, Concludo mostrandovi una delle immagini della galleria segreta di Metroid Dread, sbloccabile completando tutto. Notate, Rostro di Corvo appare sullo sfondo dietro a tutti i personaggi della serie, come se avesse un'influenza su di loro e controllasse tutto dalle ombre. E detto ciò, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi ho convinto, se vi ho stupito, oppure se avete delle controprove per confutare tutta questa follia. Io stesso chiaramente non credo a tutto come una verità assoluta, però c'è da dire che fila benissimo. È un peccato che una mastermind come il Rostro di Corvo sia morta alla fine del gioco. O forse no? Però senz'altro abbiamo degli ottimi spunti di riflessione. Cacciatori, in descrizione trovate tutti i link per seguirci su tutti i nostri social. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino in fondo e alla prossima missione!